Amici e amiche di Play with Prince, oggi ci troviamo al cospetto del remake di un titolo che ha fatto la storia dei puzzle game, tanto da determinare un record di vendite assoluto nel lontano 1997. Il videogioco in questione è Riven, seguito dell'altrettanto famoso Myst, entrambe opere della casa di sviluppo Cyan Worlds. Ora, per chi non sapesse nulla del prequel o dell'originale Riven, lasciatevi rassicurare poiché non è assolutamente necessario conoscerli per godersi appieno questo remake, tant'è vero che nemmeno io ne so molto, a parte qualcosina proprio che lessi ai tempi sulle riviste di gaming. La storia, in parole povere, è questa: ci sono queste isole che vengono scosse da forze invisibili e l'antica civiltà che le abitava aveva scoperto che era possibile viaggiare tra i mondi usando dei libri come canale di comunicazione. Noi dovremo in pratica servirci proprio di questi libri per correre in aiuto dell'amica del nostro protagonista, Catherine, facendoci strada nel mondo di gioco logicamente a suon di enigmi. Non voglio aggiungere altro, a parte il fatto che sembra sia stato fatto davvero un lavorone di trasposizione in questo remake, perché nell'originale il giocatore si muoveva tra questi pannelli 2D uno per uno, mentre qui siamo all'interno di un mondo tridimensionale, accompagnato tra l'altro da un comparto tecnico di altissimo livello, con addirittura la possibilità di giocare in VR. Fatta questa doverosa introduzione, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire o riscoprire insieme questo Riven, ovviamente subito dopo l'immancabile sigla. Allora amici, come tutte le grandi avventure si parte pur sempre da un menu, questa non fa eccezione, quindi andiamo a fare nuova partita. Molte ere, verità infinite, vecchio proverbio Denis. Allora ragazzi, godiamoci l'intro. Io ricordo che nella versione originale ci fossero addirittura gli attori in carne ed ossa, qui mi sa sono stati rimpiazzati dalla CGI. Infatti, per fortuna sei qui, mi serve il tuo aiuto. Ci sono molti fatti che dovresti conoscere, ma temo che non ci sia tempo per spiegare. Gran parte di ciò che ti serve è qui dentro. E per ragioni che capirai non posso mandarti a Riven con una via d'uscita. Ragazzi, io posso muovere anche la telecamera, pensavo fosse un filmato. Posso darti questo, sembra un libro di collegamento verso Denis, ma in realtà è una prigione. È l'unico modo per intrappolare Gen. Ecco. Quando avrai liberato Catherine ti raggiungerò. Lei sa come inviarmi un segnale. E questi ragazzi sono i libri che, come abbiamo detto nell'intro, servono per spostarci tra i mondi. Se tutto andrà secondo i piani, ci sono buone probabilità che tornerai al luogo da cui provieni. Molto bello il modello di lui. A presto. Attenzione. Ok, lui, vedete, tramite quel libro lì lo tocca e scompare perché tipo si teletrasporta, va da un'altra parte, cosa che possiamo fare, mi sa, anche noi. Però possiamo anche... Vabbè ragazzi, io sto giocando con il controller, ma forse non è un'ottimissima idea perché comunque è un puzzle game con visuale in prima persona, ma proviamoci. Tocchiamo il libro e dovrebbe portarci da qualche parte. Riven. Ragazzi, io ne ho sentito molto parlare, stiamo parlando di oltre 20 anni fa, era un gioco veramente sulla cresta dell'onda, però a parte appunto quello che lessi sulle riviste di gaming verso fine anni 90, non so granché sinceramente, so che era insomma un gioco veramente valido, con dei puzzle molto ben riusciti, però a parte questo non ne so moltissimo e devo dire che ne sono contento perché così ho modo di godermi questo remake insomma pienamente. Bene, allora approdiamo da qualche parte, siamo in questa cabina, mi sembra di capire. Ci sono le sbarre. Ah, ok, sta arrivando qualcuno. Salve. Se ci tira fuori di qui io non mi lamenterei.
Ma mi ha visto? Hello? Ah, eccolo. Che lingua è? Sì, tu tirare leva, io uscire. Sei una specie di coreano strano. Moticago ho capito, però fallo dopo. Dovremmo uscire di qui perché anche noi avremmo certe urgenze, immagino. Ah, si è fregato il libro. E ride? Di gusto pure il maledetto. Tanto non sai leggere, cioè... Parli una lingua strana. Vabbè, non penso che abbia bisogno di leggere perché effettivamente mi sa che funge solo da teletrasporto quel libro lì. Che cavolo? Boh, tipo l'ha appunto un'ape ed è morto. Sta arrivando qualcun altro perché sento dei passi. Ah, qualcuno l'ha steso tipo con una cerbottana, una roba del genere. Immagino. Salve lei, chiunque lei sia. Siamo intrappolati qui dentro e vorremmo pure un attimino uscire per capire un pochettino. Allora, è arrivato sto tizio, sta mummia bendata, insomma, si è preso il libro, però almeno ci fa uscire. Ragazzi, io ho notato qualche scattino. Ho settato tutto su epico, però forse non ha grandissima idea. Perché comunque, cioè, immaginate... 2 schermi, sto anche registrando, ci sta, però devo dire che vale la pena almeno assaporarci il gioco a risoluzione massima, grafica massima. Che ha tra l'altro un mare davvero, davvero bello. Ragazzi, la resa del mare, dell'acqua è veramente d'impatto. Credo che un mare così bello e convincente l'ho visto poche altre volte nei videogiochi, ma anche la texture degli ambienti, devo dire. Anche l'illuminazione non è niente affatto male. Intanto ci viene data libertà di movimento e noi potremmo proseguire, immagino, da questa parte oppure di qua dove si è diretto il tizio. Intanto vedete che proprio a livello di ambientazione è tipo sci-fi, no? Ci sono queste specie di teleferiche, queste funivie dove si muovono questi automezzi e noi possiamo, tanto per cominciare, salire questa scalinata di pietra e vedere dove ci conduce, perché immagino che in qualche modo dovremmo recuperare il libro. Ragazzi, avete visto un altro scattino? Allora, fatemi vedere un attimino se posso andare col controller nelle opzioni, magari abbassiamo un attimino la grafica che da epica la mettiamo a prestazioni. Però si nota a dir poco la differenza, c'è un bel cambio di grafica. Io direi di trovare una via di mezzo se possibile. Credo che bilanciata possa fare al caso nostro. E andiamo a vedere. Allora, qui c'è una porta chiusa con un lucchetto strano che evidentemente richiede una chiave strana, una specie di asterisco. E poi vediamo un po'. Di qua mi sa che non possiamo andare da nessun'altra parte. Anche qui ci sono dei cali di frame importanti. Adesso non so se sia una questione di ottimizzazione o che altro. Vedete che ogni tanto scatticchia. Qui c'è una porta che non ci permette... Vediamo un po'. Ah, ok, bisognava guardarla bene, premere la levetta. Ragazzi, mi sa che a questo punto veramente conviene giocare con mouse e tastiera. Se lo provate, se ne avete occasione fatelo, perché col controller risulta già un pochino macchinoso. Allora, qui che stanza bizzarra. Faccio fatica a capirne lo scopo. C'è una porta. Non capisco veramente cosa dobbiamo fare. O magari non possiamo fare niente al momento in questa stanza qui. Forse dobbiamo prima fare qualcosa da qualche altra parte. Ragazzi, il gioco è per gli amanti, ovviamente, dei puzzle game, dotati di pazienza, di curiosità e
soprattutto, ragazzi, c'è questa porta. A proposito, questa che serve? Che cosa? Far ruotare le entrate a questa stanza? Ok. Ma cosa? Ok, noi potevamo entrare in questa stanza prima, però ho premuto l'interruttore e adesso possiamo semplicemente sbirciare e forse ci serve questa meccanica di guardare attraverso questo vetro per capire magari la risoluzione di un qualche puzzle che c'è lì all'interno. Proviamo a ripremerlo, vediamo che cosa succede. E abbiamo di nuovo l'entrata. Va bene. Allora, usa dorsale destro per scattare una foto, puoi accedere alle foto dal menu, quindi facciamo la foto e poi dal menu al quale si accede, vediamo un po', dal diario, immagino. Esatto, possiamo andare a reperire la nostra foto e addirittura anche eliminarle qualora non ci servissero più. E capire bene che questa meccanica serve per fare foto magari di ambienti e cose del genere, per portarle sempre con noi e guardarle in altre parti del gioco, magari quando siamo alle prese con altri tipi di enigmi. E addirittura da queste finestrelle possiamo vedere anche fuori, e vedete che qui c'è una specie di tunnel, o comunque di caverna, alla quale non possiamo accedere. Qui c'è uno scarabeo, del quale possiamo premere la cordicella e guardare all'interno, vedete? Ok. E ci fa vedere semplicemente un ritratto o comunque un disegno, dove in alto a destra c'è questa stella, questo elemento della stella che si ripete, e poi questo santone in qualche modo che solleva le mani e in basso cade qualcuno con un libro. Ok, mi è ancora un po' ignoto il messaggio. Andiamo a vedere in quest'altro scarabeo. Di qua, ragazzi, invece abbiamo un ritratto diverso, abbastanza enigmatico. Persone, insomma, che si scambiano fogli, pergamene in qualche modo. Di qua ancora sempre un santone con le dita alzate che si erge su una folla in adorazione. Si chiudono i vari scarabei, vedete quando ne attiviamo un altro. Ma mi sa che ci tocca guardarli tutti per cercare di capire dove vogliono andare a parare i ritratti. Allora, questo tizio invece sta scrivendo o sta tipo disegnando e sembra come se i disegni uscissero in qualche modo dal libro. Quindi sicuramente ha a che fare in qualche modo con questi libri che portano a mondi diversi, dove magari qualcuno li scrive e poi, chissà, ciò che viene scritto viene in qualche modo materializzato al di fuori in posti lontani, non lo so, sto andando proprio per supposizione. Ragazzi, io non conosco la storia, non conosco la lore del gioco, ma capite bene che cerco di rimettere un po' insieme i pezzi, ed è quello che immagino voglia fare anche il gioco con, appunto, con il giocatore. Questa qui è un po' strana, c'è questa mano che tiene aperto il libro e queste persone chine in venerazione, sembra proprio nei confronti del libro, con questi alberi tagliati e questa specie di totem con queste fauci che divorano il legno e poi risputano appunto il legno nel libro, come per far capire che viene creato da questa mano, non so bene. Allora, mi è molto scuro tutto ciò, cioè non capisco veramente da dove iniziare per la risoluzione del puzzle. Vedete che qui ci sono queste scritte che comunque non si capiscono e non ci possiamo interagire particolarmente, e probabilmente il gioco è pieno di questi puzzle, di questi enigmi sparsi in giro, e non vuole offrire un'esperienza di tipo lineare, cioè nel senso, con tutta probabilità
ci districheremo praticamente tra enigmi sparsi per tutta l'area di gioco e magari mentre ne stiamo risolvendo uno da una parte ci verrà in mente come potremmo fare per magari risolvere uno da tutt'altra parte. Qui dentro ci fa vedere qualcosa, una specie di liquido che tra l'altro sembra quasi un cielo stellato, vedete? Possiamo fare una foto, la farei. Dopodiché, ragazzi, proseguiamo da questa parte e vediamo se almeno di qua riusciamo a combinare qualcosa. Oh, qui c'è in realtà un piccolo dirupo, non ci fa scendere apparentemente. Però qui sotto c'è un ponticello che conduce comunque a una porta chiusa. E non ci fa tantomeno interagire con niente di ciò che vediamo qui. Ah, in realtà qualcosa sì. No, questo è bloccato. È un gioco che invita molto all'esplorazione, allo studio di tutti gli elementi appunto del panorama di gioco e che, ragazzi, insomma, è per un certo tipo di pubblico. Posso capire bene che non sia per tutti, però a me sinceramente piacciono i giochi così, Ovviamente per dei video e peggio ancora per dei gameplay capisco bene che non si presti tantissimo e quindi, ragazzi, consideriamo questo video puramente esplorativo, puramente a scopo espositivo più che altro, mettiamola così. Quindi magari se vi interessa vedere altri video su questo gioco dove io so a priori la soluzione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Questo video al momento lo finiamo qui, spero sia servito a farvi avere almeno un'idea, un'infarinatura di quello che vuole offrire il titolo. Nella speranza che vi sia piaciuto lasciate pure un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi attivando anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui miei futuri video. Seguitemi inoltre se vi va su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram e sul canale Telegram di Videogiochi News con le loro imperdibili offerte a tema gaming. E anche per questo oggi è tutto, il vostro The Prince vi saluta e vi manda come di consueto un fortissimo abbraccio. Ah, e ricordate, giocate con passione. Alla prossima!